Allora, abbiamo appena finito uno speech sulla percezione del valore del vino. È evidente che la percezione è una personale suggestione che abbiamo nel vedere un prodotto. La percezione del valore è un argomento abbastanza difficile in quanto coinvolge diversi sensi, prima di tutto l'occhio, ma anche poi alla fine molte altre componenti, compreso il tatto. Nella considerazione dell'esperienza sensoriale che noi abbiamo nell'affrontare e decidere di comprare un prodotto e perciò di dargli un valore in relazione sicuramente al prezzo e a tante altre caratteristiche, noi mettiamo in moto dentro il cervello una serie di elaborazioni che consentono di stabilire se quello che sto comprando è esattamente quello ottimale per il valore che io gli sto dando. Questo componente, che senz'altro influenza le onde cerebrali, lo posso valorizzare meglio se io riesco a capire bene, da un'etichetta in particolare, che cosa contiene e che valore dare a quello che questa etichetta contiene. Questa esperienza sensoriale, già anni fa il Caltech a Pasadena, una università americana molto prestigiosa scientifica, aveva stabilito che 3 bottiglie uguali, con 3 etichette diverse e 3 prezzi diversi, avrebbe avuto un impatto sensoriale diverso su un certo numero, credo 40 test, e hanno registrato gli effetti di questa differenziazione. In altre parole, hanno fatto un test in cui ciascuno dei 40 soggetti ha interpretato e dato un valore a ciascuna delle 3 bottiglie che aveva davanti. Le 3 bottiglie avevano una $3, una $6 e una $18. Lo stesso esperimento è stato ripetuto di recente anche in un'università a Bonn, questo della Pasadena, della Caltech, era più vecchio. Che cosa si è rilevato? Si è rilevato che tutti quanti hanno dato un certo valore ai 3 differenti tipi di bottiglie. Una bottiglia a $3 ha avuto un valore abbastanza basso, dato il prezzo, la bottiglia a $6 ha avuto un valore intermedio e la bottiglia a $18 ha avuto il più alto apprezzamento. Tutto questo normale. L'unico dettaglio importante è che i 3 vini erano uguali, cioè l'influenza del valore era determinata più dall'etichetta, dal prezzo, che non dalla qualità intrinseca del vino. Ecco perché l'aspetto del valore comincia assolutamente con l'immagine che noi diamo.